Alexis Sanchez di nuovo all'Inter. Occhio al possibile colpo di scena di calciomercato perché quella che sembrava una voce in realtà è qualcosa in più. L'attaccante cileno si è svincolato dopo una grande stagione al Marsiglia, è libero, quindi senza contratto in questo momento, ha rifiutato diverse offerte, vuole giocare ad alti livelli e vuole rimanere in un club importante, per cui ha detto no ad alcune timide proposte dall'Arabia Saudita, ha rifiutato soprattutto ciò che arrivava dalla Spagna, si è proposto, secondo indiscrezioni, tramite il proprio agente all'Inter e c'è anche qualche voce sulla Roma che sta cercando un altro attaccante. Lui vuole comunque un'avventura di primo livello e secondo le indiscrezioni che stanno emergendo in queste ore ha trovato anche una porticina aperta dall'Inter, diciamo così, un'Inter che si è detta interessata a patto però che esca Joaquin Correa per il quale al momento non si stanno scaldando delle ipotesi di cessione purtroppo. La notizia dunque è che con Lautaro Martinez, con Thuram, l'Inter sta continuando a trattare per Scamacca, c'è ancora da lavorarci, c'è anche l'Insidia Atalanta da tenere d'occhio, comunque ci aspettiamo nelle prossime ore una svolta in un senso o nell'altro e Sanchez, come detto, spunta, è un'idea che piace, ma solo in caso di addio di Correa e dunque come quarta punta. I commenti nel nostro club di Passione Inter su www.passioneinter.club sono esplosi perché è una voce abbastanza importante e allora come facciamo sempre vorrei fare una serie di riflessioni insieme a voi, voglio mettere sul tavolo una serie di considerazioni per parlare insieme di questa possibilità di mercato e allora ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Se non l'avete ancora fatto, un mi piace in modo da far crescere sempre di più il nostro canale e di sostenere il nostro progetto e iscrizione al canale. Clic sul tasto iscriviti subito, stiamo crescendo sempre di più, mettiamo nel mirino quota 60.000, grazie ad ognuno di voi che ogni giorno continua a far crescere Passione Inter ed è davvero importante. Parliamo di Alexis Sanchez, lo facciamo con la carta d'identità dal portale Transfer Market, come facciamo sempre, un giocatore che ormai immagino conoscerete, visto anche i suoi 3 anni all'Inter, è un classe 88, quindi compirà 35 anni il prossimo 19 dicembre, 1,69 m, nazionale cileno ovviamente, all'Inter 3 stagioni, la prima 4 gol e 10 assist in totale, la seconda invece 7 gol e 8 assist in totale in tutte le competizioni, poi con Inzaghi 9 gol e 5 assist nella prima stagione di Inzaghi in nerazzurro, firmando anche la Supercoppa italiana che ricorderemo a lungo sicuramente. Qualche problema fisico durante la sua avventura nerazzurra, in particolar modo nei primi 2 anni in cui si è fatto male più volte, soprattutto andando in nazionale. Al Marsiglia invece l'anno scorso è di fatto esploso perché è stata una stagione di continuità mostruosa, senza infortuni, 18 gol segnati di cui 14 in campionato più 3 assist forniti, ha giocato come riferimento offensivo, quindi da unica punta nel 3-4-2-1 di Tudor, raramente ha fatto un po' più la seconda punta, di solito comunque ha guidato l'attacco con 2 giocatori bravi tecnicamente alle spalle e delle corsie molto forti. Il Marsiglia ha fatto un buon campionato, chiuso al terzo posto e poi, come detto, Sanchez si è svincolato, non è rimasto e sta cercando una nuova avventura. Valutiamo insieme quelli che possono essere i pro ed i contro di un ritorno di Alexis Sanchez all'Inter e diciamo innanzitutto che dal punto di vista delle rose, regolamenti UEFA, liste Serie A, slot extracomunitari eccetera, non ci sono problemi relativi a questo tesseramento, l'Inter ha tutti gli spazi a disposizione, soprattutto nel caso di uscita di Correa come detto e quindi non c'è questo tipo di problema. Dal punto di vista economico arriverebbe a parametro zero, non c'è da pagare il cartellino e pare che si possa accontentare, tra virgolette, di un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Non ho conferme su questa cosa, è una notizia che circola, è un ingaggio che non dovrebbe beneficiare del decreto crescita, quindi non è una cifra insostenibile per l'Inter, è comunque un investimento importante e non da poco, vista anche l'età del giocatore. Certo che se riesci a vendere Correa che ti occupa qualcosa come 15 milioni di euro, mi sembra a bilancio, comunque Sanchez ti costerebbe meno della metà. Se riesci a piazzare Correa in prestito, puoi dirottare comunque le risorse di Correa appunto su un anno di Sanchez, dal quale diciamo in linea di massima come impatto ti puoi aspettare qualcosa in più per quello che abbiamo visto finora da Correa. Parliamo infatti
Dell'aspetto tecnico allora di questo giocatore. Lo conosciamo tutti, inutile che vi faccia una scheda molto dettagliata, un giocatore tecnicamente molto forte, molto valido, è un attaccante che, ha i colpi anche per darti l'imprevedibilità negli spazi stretti, per saltare l'uomo, può giocare bene in coppia sia con Lautaro Martinez, con cui lo abbiamo già visto, che magari con un attaccante più fisico come potrebbe essere appunto Scamacca in caso di arrivo. Sarei curioso di vederlo con Thuram perché Thuram deve ancora completare questo percorso di maturazione da centravanti. In una coppia, magari col francese, ecco, potrebbe essere un Thuram che parte da più dietro con Sanchez che, per quello che abbiamo visto quest'anno a Marsiglia, potrebbe fare un pochino più da riferimento davanti, magari. Potrebbe essere. Comunque, a livello di tenuta fisica, come vi dicevo, nell'ultimo anno non ha avuto infortuni, quindi sta bene, è in forma. Ha chiuso una stagione molto valida in termini di numeri, non solo in termini di gol e assist, perché tante altre statistiche parlano di un Sanchez che ha fatto davvero una grande annata. In particolar modo è stato spesso un riferimento per i compagni, nel senso che ha un numero di palloni giocati e di passaggi riusciti nettamente superiore alla media degli attaccanti in Europa. Ha avuto anche una buona contribuzione a livello di tackle, di passaggi intercettati e di partecipazione al pressing, che è una cosa molto importante per gli attaccanti di Inzaghi, cioè che partecipano alla prima fase di riaggressione e di riconquista della palla. Quindi si sposa bene per quello anche che cerca il gioco di Inzaghi in termini di carisma e di leadership. È un giocatore di alto profilo, abituato ad alti livelli, a vincere trofei, quindi per quanto riguarda quello che può darti in un gruppo giovane come quello che sta costruendo l'Inter, può essere importante, oltre alla possibilità di dire a partita in corso c'è da sbloccare una partita, butto dentro Sanchez. Rispetto a Correa ancora oggi è un'altra cosa, ecco, in termini di personalità e di impatto che puoi attenderti. È però anche una medaglia che ha un'altra faccia, nel senso che uno dei contro, ecco, da analizzare in questo senso risiede proprio in questo, ovvero Sanchez accetta di fare l'attaccante di scorta oppure no? Già negli ultimi 2 anni di Inter in particolar modo abbiamo visto delle cose sui social che francamente avevano abbastanza stancato ed infastidito, le abbiamo commentate, più volte insieme. È chiaro che per riprenderlo le cose le dovresti mettere in chiaro fin da subito, però ha una grande personalità che può essere un bene, ma in alcuni momenti diventa anche molto ingombrante e, ho letto varie interviste di alcuni suoi compagni di squadra anche a Marsiglia, qualcuno si è lamentato un po' anche di questi suoi atteggiamenti anche a Marsiglia e questo suo lato da star, diciamo da grande stella, lo porta anche a voler strafare in alcuni momenti e magari in alcune volte ti può decidere la Supercoppa italiana, altre volte come contro il Liverpool in Champions League ci può mettere troppa foga, si è fatto espellere e ci ha complicato un pochino la vita, per esempio. In termini poi di età è chiaro che è un investimento su un quasi 35enne, quindi è in controtendenza rispetto a ciò che sta facendo l'Inter su questo in questo mercato, però per il resto l'attacco è giovane, quindi soprattutto se arriva anche Scamacca, l'Inter ha dimostrato comunque che degli investimenti su dei profili futuribili li vuole fare, mentre giocatori più in là con l'età li valuta a 0 o quasi, come appunto sarebbe anche Sanchez. Dal punto di vista tecnico e tattico poi, e andiamo verso la conclusione, al Marsiglia, come dicevo, è esploso di nuovo, è vero, ma in un contesto diverso, intanto a livello di campionato meno probante, secondo me, e poi giocando da titolare, praticamente indiscusso, il leader del gruppo, riferimento offensivo in una squadra abbastanza votata all'attacco, ma non eccessiva. Se deve venire all'Inter e gli chiedono magari anche di venire incontro, di fare questo gioco di manovra, di raccordo, eccetera, tra le righe spesso è stato anche fumoso e secondo me perde un pochino. Infatti con l'Inter di Inzaghi dicevo sì, è vero, 9 gol e 7 assist, però molto a sprazzi, non ha mai brillato particolarmente secondo me per lunghi periodi. Quindi senza tralasciando, poi anzi non lo tralasciamo, c'è anche un aspetto di immagine o comunque di programmazione o come vogliamo dirle, cioè un anno fa gli è stata pagata una buona uscita per liberarlo, ora lo si va a riprendere di nuovo. Questo secondo me questo dovrebbe innanzitutto far riflettere un pochino di più su quello che è stato purtroppo il grande danno che è stato Correa in questi anni, mi tocca dire, perché un anno fa Sanchez è stato liberato anche perché non si è riusciti a piazzare Correa in uscita, che costa tanto. Oggi eventualmente lo si riprenderebbe e pur se con diversi dubbi che abbiamo analizzato,
penso che in pochi abbiano dei dubbi sul fatto che Alexis possa darti di più sulla singola stagione, sulla singola annata, rispetto all'argentino, sul quale ormai un po' tutti hanno poche speranze. È chiaro quindi che da un punto di vista progettuale i tifosi immagino si aspettino anche un po' più di fantasia e di creatività, e lo posso capire sicuramente. Comunque, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di un eventuale ritorno di Alexis Sanchez e soprattutto di un possibile attacco composto da Lautaro Martinez, Thuram, Scamacca e Sanchez appunto. Vi piace? Sarebbe una formula giusta oppure no? In diretta alle 19:30 leggerò i vostri commenti, quindi mi raccomando lasciate i vostri commenti, iscrivetevi al canale così ci rivediamo in diretta per leggere quello che avete scritto e approfondire ulteriormente. Vi lascio poi, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento che abbiamo realizzato nelle scorse ore, assolutamente da non perdere. Trovate il link in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.